Venezia, itinerario nel sestiere di Castello, mura nord dell'Arsenale e San Francesco della Vigna. Per il video di oggi partirò da una zona che è chiamata Fondamente Nove, situata a cavallo dei sestieri di Cannareggia e Castello, lunga circa 1 chilometro, fu realizzata in pietra nel Cinquecento e fu rinnovata dopo il 1766, in cui una fortissima bufera devastò la parte settentrionale di Venezia e fu necessario ricostruire tutta la fondamenta, che da allora prese il nome attuale. Da qua si arriva alla società remiera Canottieri dell'Acquerini. Diverse sono le società remiere a Venezia, dal centro storico, le isole, la terraferma. Qui si può imparare a vogare alla veneta e partecipare con queste alle varie manifestazioni ed eventi sportivi. Ogni anno, da aprile a settembre, a Venezia e nella sua laguna si svolgono più di 120 regate, oltre alla famosa regata storica. Molte di queste sono legate e coincidono con feste e sagre tradizionali. Sono arrivato fin qua per mostrarvi una parte sconosciuta del sestiere di Castello, ma soprattutto una passeggiata sulle mura nord dell'Arsenale. Pensavo di arrivarci da qua, ma qua è chiuso e quindi bisogna tornare un attimo indietro e passare per l'interno e chiedergli di San Francesco della Vigna. Da qua si chiederà poi la strada per il pontile della Celestia, per arrivare a questa bellissima passeggiata di una stretta passerella metallica che costeggia le mura dell'antico arsenale di Venezia, con vista sulla laguna nord. Io in 40 anni non ero mai stato, ma ne vale sicuramente la pena. Posizionate nella parte nord della laguna di Venezia, sono esattamente di fronte all'isola di San Michele, attuale cimitero cittadino, e l'isola di Murano. Fino alla metà degli anni 60, in occasione della ricorrenza del 2 novembre, veniva costruito un ponte provvisorio di barche tra il cimitero e le Fondamente Nuove, e qua si poteva vedere molto bene. Arrivati alla fine dovrete tornare indietro, rifare in senso opposto la passerella per passare a visitare la zona di San Francesco della Vigna. Qui entriamo in una zona sconosciuta ai turisti e per quanto mi riguarda io ero venuto in tutto poche volte, una per un matrimonio e le altre perché c'era d'estate la sagra dove si mangiavano le specialità veneziane. Potevo mancare? Ditemi se volete che vi faccia anche dei video sulle sagre estive, perché sono molto carine, si mangia molto bene e vi dà la possibilità di conoscere dei posti che altrimenti non potreste conoscere. Chiesa di San Francesco della Vigna. La chiesa in stile gotico fu edificata per la prima volta nel 1300. Nel 1543 si iniziò a lavorare all'ampliamento della chiesa, in base al progetto dell'architetto Jacopo Sansovino e alle teorie cabalistiche del padre Francesco Zorzi. La facciata venne realizzata su disegno del Palladio.
L'interno della chiesa è a navata unica, percorsa da entrambi i lati da numerose cappelle, abbellite dalle opere di Fra Antonio da Negroponte, Antonio Vivarini, Palma il Giovane, Paolo Veronese, Giambattista Diepolo e Giovanni Bellini. All'interno della chiesa anche il crocifisso parlante che durante le celebrazioni del Venerdì Santo era in grado di riproporre, muovendo la lingua ed emettendo fumo dalla bocca, l'urlo emesso dal Cristo prima di spirare. L'interno della testa è scavato, lasciando uno spazio che tramite un meccanismo e una cordicella consentiva di muovere la lingua. Si può anche visitare il chiostro attiguo dei frati francescani minori, che aveva funzione cimiteriale e custodisce le tombe di nobili veneziani. Grandi lapidi in pietra con iscrizioni in italiano e latino si possono ammirare lungo i 4 lati del giardino e vanno a realizzare un camminamento molto particolare. Una leggenda racconta che in questo luogo abbia trovato rifugio l'evangelista Marco, salutato da un angelo con queste parole: Pax tibi Marce evangelista meum. Le parole scritte nella Bibbia raffigurata con leone di San Marco, simbolo della Repubblica Serenissima. La macchina fotografica non l'hai più usata? Non lontano dalla chiesa potete trovare anche un misterioso portale barocco che faceva parte di un palazzo ora distrutto, probabilmente della famiglia Sagredo. Mi sono perso poi per il resto della zona. Penso che una delle cose più belle di Venezia è vagare senza meta per i campi e le calli, e per me che sono veneziano questo è il posto ottimale. Vi resta da vedere il campo della Celestia e il campo di Santa Ternitta, con il ponte privato che dà sul palazzo sagreto dei nobili omonimi, posto in cui sembra che il tempo si sia fermato. Spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, condividete e vi ricordo che sulla descrizione del video ci sono dei link di Amazon di alcuni libri su Venezia. Se entrerete per quei link per i vostri acquisti, non necessariamente per i libri, potrete aiutare il canale senza spendere nulla in più. Vi ringrazio. Se siete arrivati fin qua, sono fiero di voi. Bravi, continuate così. Una cosa, e alla fine sulla descrizione del video c'è anche un link al PayPal. Se volete offrirmi un caffè ve ne sarò grato. Sempre per il solito discorso, io qua purtroppo non ci guadagno assolutamente nulla. Iscriviti! 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 Iscriviti!